Hai il livello B1 di italiano? Scoprilo con questo test. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video faremo un test di vocabolario italiano. Vi presenterò 15 definizioni di 15 parole italiane di livello B1, cioè livello intermedio base. Vi leggerò la definizione, vi dirò l'iniziale della parola da trovare e vi lascerò un po' di tempo per pensarci. Dopodiché vi darò la soluzione. Se saprete rispondere correttamente a tutte le domande, significa che il vostro livello è intermedio. Se invece non conoscete tutte le parole, significa semplicemente che dovete fare ancora un po' di pratica. E va bene così, non c'è alcun problema. Come sempre, però, rimanete fino alla fine del video perché poi ho un altro esercizio per voi, un esercizio di ripasso con tutte le parole viste durante il video. Detto questo, cominciamo. La prima parola che cerchiamo comincia con la P ed è l'oggetto in cui teniamo i soldi, le carte di credito, i documenti. Lo portiamo sempre con noi quando usciamo di casa. Cos'è? La risposta corretta è il portafoglio. Oh no! Ho perso il portafoglio in metropolitana. Che disastro! Prossima parola. Questa comincia con S ed è qualcosa che si usa per lavarsi le mani o altre parti del corpo. Può essere liquido o solido. Vi do un altro indizio. La parola che cerchiamo in questo caso è maschile. Con cosa ci laviamo le mani? Il sapone. Questo sapone ha un profumo di lavanda molto delicato. Proseguiamo. Adesso cerchiamo un verbo. Il verbo che si usa quando qualcosa torna nella nostra memoria. Il verbo comincia con la R. La risposta corretta è ricordare. Torna nella nostra mente. Mi ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Continuiamo. La prossima parola comincia con B ed è il luogo in cui si va a prendere in prestito i libri o a studiare in silenzio. La risposta corretta è biblioteca, la biblioteca, da non confondere con la libreria, che è invece il negozio in cui possiamo acquistare i libri. Vado in biblioteca ogni sabato per studiare in tranquillità. Anche la prossima parola comincia con la B ed è ciò che paghiamo
ogni mese per i servizi come l'elettricità, il gas, l'acqua. In Italia arriva per posta o per email. La risposta corretta è la bolletta. Devo pagare la bolletta del gas entro venerdì. Lo so, memorizzare parole nuove è sempre una delle cose più difficili da fare quando si studia una lingua straniera, perché le liste non funzionano in realtà. Le ripassi oggi e le dimentichi domani. Ed è proprio per questo che quando studio spagnolo o quando voglio ampliare il mio vocabolario in inglese uso LingoPie, lo sponsor di questo video. Ormai fa parte della mia routine quotidiana di apprendimento perché mi ha permesso di imparare tantissime parole direttamente in contesto, guardando contenuti in lingua originale come film o serie TV. E usarlo è facilissimo, vi mostro. Una volta dentro, potete scegliere il contenuto che preferite da una libreria vastissima, ci sono contenuti di ogni tipo. Potete guardare il contenuto senza sottotitoli, con sottotitoli in italiano o con doppi sottotitoli in italiano e nella vostra lingua madre, che io ho impostato come inglese. Potete salvare le parole che non conoscete in modo facilissimo e creare le vostre proprie flashcards. Se passate sulla parola potete facilmente salvarla, vedere la traduzione, sentire la pronuncia e ricevere una spiegazione più dettagliata di quella parola nella vostra lingua. E poi potete fare pratica con i quiz interattivi. Se volete provare LingoPie anche voi, vi consiglio di cliccare sul link in descrizione e, siccome siete Lernamici, loro vi offrono una settimana di prova gratis e uno sconto speciale del 55% sul piano annuale. Prossima parola, un aggettivo. Aggettivo che descrive qualcosa di frenetico, per niente calmo, tranquillo e pieno di rumore, come una strada trafficata, una festa con molti ospiti. L'aggettivo che cerchiamo comincia con la lettera R. L'aggettivo che ci serve è rumoroso. I vicini sono troppo rumorosi. Fanno festa ogni fine settimana. Prossima parola. Un verbo. Verbo che indica l'azione di muovere qualcosa o qualcuno in avanti, usando la forza. La parola comincia con la S. Il verbo che cerchiamo è spingere. Puoi spingere il carrello mentre io prendo la frutta? Come sta andando? Quante ne avete già indovinate? Quante invece non conoscevate? Siamo a metà. La prossima parola che cerchiamo comincia con la M ed è il luogo dove camminano i pedoni, insomma le persone che non hanno un mezzo di trasporto ma camminano, e si trova ai lati della strada. Cos'è?
è il marciapiede. Cammina sul marciapiede. È pericoloso stare in strada. La prossima parola comincia con la G ed è un sentimento di paura, insicurezza che proviamo quando pensiamo di poter perdere l'affetto o l'attenzione di una persona cara. Cos'è? La gelosia. Marco prova molta gelosia quando sua moglie parla con altri uomini. Adesso cerchiamo un aggettivo che comincia con I, che si usa per indicare qualcosa che non serve, che non ha motivo di esistere, che non ha uno scopo, oppure indica uno sforzo senza risultati. Inutile. Discutere con lui è inutile. Non cambia mai idea. Ancora, cerchiamo un verbo che comincia con P e indica l'azione di riservare in anticipo un tavolo al ristorante, un biglietto o una camera d'albergo. Un verbo molto utile per viaggiare in Italia. Prenotare. Posso prenotare un tavolo per sabato sera? Siamo in 8. Prima di continuare vi ricordo che ho realizzato una guida su tutte le espressioni e parole utili per viaggiare in Italia in un video che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Quindi se state pianificando un viaggio in Italia, vale la pena guardarlo. Proseguiamo. Cerchiamo un aggettivo che comincia con la P e indica qualcosa che è il contrario di superficiale, e cioè qualcosa che penetra molto in senso verticale o anche orizzontale, si interna notevolmente. Se non è superficiale, allora è profondo. L'oceano è più profondo del Mar Mediterraneo. Ancora, altro aggettivo con la lettera G. Aggettivo per descrivere una persona cortese, disponibile, che tratta gli altri con rispetto, attenzione. Una persona di questo tipo è una persona gentile. Potresti essere più gentile quando parli con tua madre? Abbiamo quasi finito. Te ne mancano 2. La prossima parola comincia con la L ed è un oggetto che si trova in casa per lavare i vestiti automaticamente. Cos'è? È la lavatrice. La lavatrice ha finito il ciclo. Potresti stendere i panni? Ultima parola. Questa comincia con
È un aggettivo per qualcosa o qualcuno che non ci interessa, che ci fa annoiare. La parola che cerchiamo è noioso. La riunione di oggi è stata lunga e noiosa. Stavo per addormentarmi e io spero che questo video non sia stato noioso. Adesso, dopo aver visto le parole con le loro definizioni, faremo un esercizio finale. Io vi ricordo che potete trovare tutte le definizioni e tutte le parole di cui stiamo parlando in questo video sul nostro sito web learnamo.com. Andando nella sezione lezioni, nella barra di ricerca potete digitare le parole chiave per trovare l'articolo sull'argomento di cui avete bisogno, ad esempio test vocabolario italiano B1. Troverete l'articolo dettagliato e approfondito, gli esercizi interattivi e il podcast per ascoltare dove volete, quando volete, lo potete anche scaricare. Se questo test vi è piaciuto, potete farne un altro che trovate sul canale, un test sui verbi italiani, dal livello principiante al livello avanzato. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E adesso l'esercizio. Completate queste frasi con le parole mancanti, scegliendole tra quelle viste in questo video. Il bar sotto casa mia è troppo... ha musica fino a mezzanotte. Lavati le mani con il... prima di mangiare. Ho dimenticato il... a casa. Puoi pagare tu il caffè? Questo mese la... del gas è arrivata a 150 euro. La porta è pesante. Devi forte per aprirla. Non riesco a il suo nome. L'ho conosciuto ieri sera. Cammina sul non in mezzo alla strada. Avete ancora un po' di tempo per pensare alle soluzioni. Intanto vi ricordo che se volete il nostro regalo, il nostro libro completamente gratuito, Perché si dice, potete scaricarlo visitando questo link e appunto riceverete questo manuale sulle espressioni italiane che hanno a che fare con altri paesi, ad esempio andare fino a Timbuktu, alle calende greche, fare il portoghese, e vi offriamo la definizione dell'espressione nel caso non la conosciate e la loro origine, perché si dice così. Quindi visitate questo link. E adesso soluzioni. Il bar sotto casa mia è troppo rumoroso. C'è musica fino a mezzanotte. Lavati le mani con il sapone prima di mangiare. Ho dimenticato il portafoglio a casa. Puoi pagare tu il caffè? Questo mese la bolletta del gas è arrivata a 150 euro. La porta è pesante.
Devi spingere forte per aprirla. Non riesco a ricordare il suo nome. L'ho conosciuto ieri sera. Cammina sul marciapiede, non in mezzo alla strada. Allora, fatemi sapere nei commenti come è andato questo test, quante risposte corrette siete riusciti a dare al test originale e anche all'esercizio. Vediamo un po' il vostro livello. Non dimenticate di cliccare sul link in descrizione e provare LingoPie per imparare l'italiano guardando film, serie TV e contenuti in lingua originale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social per gli altri contenuti esclusivi. Con questo è proprio tutto, io vi saluto, ma ci vediamo prestissimo in un nuovo video.